Signor Sino, lei ha già detto stamattina ad una domanda di essere stato in massoneria. Sì. Volontariamente, quindi? Sì, volontariamente, diciamo, perché non condividevo molto i lavori che si facevano in quella loggia. Comunque volontariamente, ripeto, Sì, non volontariamente. fu messo da No, parte, no, no, diciamo, no, volontariamente. o non fu messo in sonno. No, mi sono Lei messo... successivamente a questo sonno fu risvegliato? Sì, sono stato risvegliato in occasione di un mio incontro con Michele Barresi e Giacomino Vitale. Quindi Giacomino Vitale abbiamo già detto chi era. Sì, Michele Barresi, che era un ginecologo palermitano, Palermo bene, è una persona molto brava, una persona distinta, un signore. E questo signore praticamente mi propose insieme con Giacomino Vitale, più Giacomino Vitale, mi propose di entrare in questa loggia super segreta che si chiamava Camea, che faceva capo a un medico di Santa Margherita Ligure, tale Aldo Vitale. Senta, la Camea apparteneva alla stessa obbedienza della loggia Dante Alighieri oppure no? No, non apparteneva a nessuna obbedienza, faceva capo a livello internazionale all'obbedienza all'antico rito scozzese. All'antico rito scozzese. In che anno siamo quando Giacomino Vitale e Michele Barresi le propongono di entrare nella Camea? Fine del 77-78. Fine 77-78. In questo periodo lei ha modo di parlare con Stefano Bontate? No, praticamente in questo periodo Stefano Bontate mi disse di stare attento. Io fui molto sorpreso di questa profferta che mi fece Giacomino Vitale e il Barresi. Poi capii meglio quando Stefano Bontate mi dice stai attento a chi tu che combinano una schia, e me lo viene a dire. Cioè praticamente era una sua longamanus all'interno di questa loggia massonica. Cerca di tradurre, perché l'avvocato Coppi il siciliano non lo conosce. Ho detto longamanus. No, una schia. Sì, se può tradurre il cerca di capire. Illustre avvocato Coppi, naschia significa odorare, praticamente si annusano, annusare, cioè annusa e vedi quello che succede all'interno di questa loggia massonica. Quindi, se ho capito bene, prima lei ha l'offerta di entrare nella Camea da Giacomo Vitale e Michele Barresi, sì. E poi c'è questo... Non ho il tempo, forse c'ero andato da Stefano per comunicargli quello che ho fatto, non ho il tempo di comunicargli, che già lui mi dice stai attento a quello che combinano in questa cosa, entraci, mandala avanti e praticamente... vedi cosa combinano e me lo riferisci. Lei ha già detto stamattina che Stefano Bontate era massone. Sì, però... Stefano Bontate sapeva che anche lei era massone? Sì, lo sapeva. E praticamente, infatti fu lui ad invogliarmi, a risvegliarmi. Sì. Praticamente Stefano Bontate non faceva parte della Camea, benché alcuni ne fossero convinti. Invece lui faceva parte della cosiddetta loggia dei 300. E che cos'era la loggia dei 300? La loggia dei 300 è una loggia super segreta che faceva capo a un personaggio che io in questo momento non mi ricordo. Comunque è una loggia segretissima a cui mi è sfuggito una risposta, che faceva capo a... La loggia dei 300? Non lo sai? Non me lo ricordo, guardi, no, lo so. Ah, lo sa? Lo so, però praticamente non mi ricordo, mi pare che era un personaggio che poi ebbe sequestrato il nipote, il figlio, un personaggio di Perugia o umbro comunque. Potrebbe essere Augusto De Menghi.
Augusto De Megni. Augusto? De Megni. Quindi a capo della loggia dei 300 c'era Augusto De Megni. Così ho saputo, però naturalmente non era cosa di cui sono certo, perché è una cosa riferita e peraltro in modo piuttosto ambiguo, perché praticamente erano cose che non si potevano dire. Quindi riferitole da chi? Ma mi fu riferito a Giacomino Vitale. Da Giacomo Vitale. E che cos'era questa loggia dei 300? Era una loggia super segreta dove c'erano gente che praticamente dovevano avere delle particolarità, cioè dovevano poter incidere nella vita sociale in maniera abbastanza forte, cioè praticamente doveva essere gente di grande potere. E nella loggia dei 300, a parte Stefano Bontate e Augusto De Megni, chi altri mi pare che ne faceva parte? Cioè, non mi pare. Il Giacomino Vitale mi disse che faceva parte anche Totò Greco, il senatore, e Totò Greco, l'ingegnere. Anche nella Camea c'era uno De Greco, uno che l'avvocato Greco, che era sempre la famiglia De Greco di Ciaculli. Sa se vi erano rapporti fra questa loggia dei 300 e l'App2? Non glielo so dire. Ritorniamo alla Camea. Lei ha detto che la Camea era... L'unica cosa che mi disse Giacomino Vitale è che praticamente in questa loggia super segreta c'era la cosiddetta Camera dei 7 e Camera dei 3. Cos'erano? Erano delle logge ristrette, ristrettissime, addirittura però ex ore sua. Devo dire che il Giacomino Vitale mi disse che alla Camera dei 3 si potevano, ipotetico, decidere anche omicidi. Quindi erano, diciamo, gli organi deliberativi di questa loggia? Sì, gli organi deliberativi super segreti, cioè quelli proprio super ristretti. E Giacomo Vitale le parla di questa loggia dei 300 prima di proporle l'ingresso in Camea? No, dopo. Dopo, quando siamo diventati più intimi, cioè avevamo più frequenza, siamo andati a parlare di cose di un certo rilievo e di una certa delicatezza. Ecco. Ci vuole delineare sinteticamente com'era strutturata la Camea? La Camea era strutturata, prima partì con un'unica loggia, poi anche a causa di un mio forte proselitismo, cioè riuscii a cooptare in queste logge professionisti, imprenditori di diverso tipo. Io praticamente la loggia Camea di Palermo venne sdoppiata in due logge. Una loggia che era più segreta, che praticamente era direttamente da Michele Barresi, si chiamava loggia Orion, e un'altra loggia che invece venne lasciata nelle mani di Peppino Spagnolo, che era una loggia giovane, una loggia con personaggi di minor peso. E queste due logge facevano capo alla loggia madre di Santa Margherita Ligure, diretta dal medico Aldo Vitale. Questa loggia era sita in una chiesa sconsacrata di Santa Margherita Ligure, una sede molto suggestiva, molto bella, ed era direttamente dal Vitale. Chi era questo Spagnolo? Spagnolo era un medico, figlio dello Spagnolo ex sindaco di Palermo. Lo Spagnolo si chiamava Peppino, Giuseppe. Quindi figlio del sindaco ex intendente di finanza. Esatto. Senta, lei ha già ha detto di avere visitato quindi la Camea di Santa Margherita Ligure. Sì.
Stefano Bontate ci andò mai presso questa loggia di Santa Margherita? No, però passò con me presso la villa di Aldo Vitale, conosceva Aldo Vitale. Quindi, fu proprio in occasione in che occasione? Del viaggio a Marsiglia. Del quale ha già parlato stamattina. Sì. Poi sono stato io parecchie volte in questa villa di Aldo Vitale, che era a monte di Santa Margherita Ligure, era una bella villa dove aveva 2 cani molossi pericolosissimi a nome Napoleone e Giuseppina. Senta, è oggetto di questi incontri tra Stefano Bontate e Aldo Vitale? E praticamente, lei ne è a conoscenza? Sì, ci disse un giorno quando andammo a Marsiglia, ci disse di portare un messaggio a quel padrone del ristorante che ho detto io, che mi sono ricordato il nome, era uno che si chiamava Giannò. E praticamente questo Giannò era il padrone di questo ristorante bellissimo che c'è in una cala sotto uno dei ponti di Marsiglia. Sì. Quindi che messaggio doveva portare? Non glielo so dire, era un messaggio che praticamente aveva portato il Vitale, ma penso che sia stato qualche tipo di raccomandazione, non so per chi o per come. Ho capito. Senta, soltanto un incontro ebbero a Santa Margherita Stefano Bontate e Aldo Vitale? Oppure... Che io mi ricordi mi pare uno solo, però non ne sono certo. Lei invece quante volte vi andò? Diverse volte ci sono andato io, Giacomino Vitale e Michele Barresi in occasione di lavori, tra virgolette, lavori massonici, di riunioni generali della loggia. Ci sono andato altre volte io e il Michele Barresi con l'allora sua Fiat 130 Coupé, e poi ci sono andato io solo con Giacomino Vitale. Insomma, ci siamo andati parecchie volte. Ci siete andati parecchie volte. Questa loggia aveva una caratteristica rispetto alle altre: accoglieva al suo interno anche esponenti del gentil sesso, cioè signori. Era soltanto questa loggia o era l'intera? No, ce n'erano altre, però generalmente le logge sono tutte riservate agli uomini, ma questa aveva la caratteristica di essere riservata anche, di essere allargata anche alle donne, e c'erano anche altre logge che lo prevedevano. Ho capito. Senta, chi ha incontrato in ambiente massonico durante tale periodo? Quindi periodo che si può collocare tra, detto mi pare, 77-78 e, per una risposta che ha già dato stamattina, settembre 80, giusto? Quando lei poi praticamente ha quel diverbio con Stefano Bontate. Sono stato costretto a mettermi in sonno. Quando è stato costretto a mettersi in sonno. Quindi dico, il periodo è questo, 77-78, quasi fine 80, giusto? Sì. Ecco, in questo periodo chi ha incontrato in ambiente massonico? A livello nazionale una volta venne, però non faceva parte della loggia Camea, ma venne in qualità di visitatore l'avvocato Chiusano, poi Ottorino Beltrami, che praticamente era amministratore di una grossa società pubblica, la signora Martino, che era sorella dell'ex ministro e figlia di Martino di Messina, dell'onorevole Martino di Messina. Poi che ho conosciuto, insomma, parecchia gente di Torino, di Milano, insomma. Quindi era una loggia molto ben frequentata. Sì, diciamo. Molto ben frequentata, cosmopolita, di alto livello. Ad esempio, visto che lei ha fatto 2 esperienze, rispetto alla composizione qualitativa della loggia Dante Alighieri, vi era differenza? Senza dubbio superiore. Però nella Dante Alighieri non è che scherzassero i nomi. Io dico comparativamente. Comparativamente il livello senza dubbio della Camea era nettamente superiore a livello soprattutto di loggia palermitana, però nella loggia Dante Alighieri c'era Enzo Piazza, Franco Bonura, i Castagna, c'erano diversi personaggi di rilievo.
Di rilievo però... Di altro tipo. Cioè? Di rilievo mafioso. Di rilievo mafioso. Invece all'interno della Camea di mafiosi chi ha incontrato, se ne ha incontrati? Non mi pare di avere, proprio all'interno della relazione, escluso Giacomino Vitale, che era molto vicino se non mafioso, non posso dire, forse può darsi che era anche mafioso, comunque agiva come un mafioso. Non mi pare di aver incontrato altri personaggi, anzi erano personaggi di ben altro tipo, erano tutti imprenditori, persone professionisti. Senta, signor Sino, lei medici. Che grado ha raggiunto all'interno della massoneria? 33° grado. E dove l'ha raggiunto? Alla Camea, prima mi fu conferito il brevetto prima della venuta di Sindona in Sicilia. Quindi 33° grado per noi profani che cosa significa? È il massimo grado, però poi ci sono degli altri gradi, però è il massimo grado massonico normale. Massonico normale, tanto per capire Giacomo Vitale che grado aveva? Era 33° come me. E Michele Barresi? 33°, però aveva fatto aveva fatto degli studi esoterici diversi. Il Barresi curava più l'aspetto esoterico cioè si dava poi agli studi massonici veri e propri. Scusi se le ripeto forse la domanda, ma non ne ho ricordo in questo momento. Stefano Bontate ha mai saputo che grado avesse rivestito in massoneria? Lui lo ha sempre taciuto, però come si chiama? Il Giacomino Vitale diceva che era un 33. Diceva pure che avrebbero presto fatto entrare in maniera però diciamo all'orecchio anche Totuccio Inserillo. Anche Salvatore Inserillo. Salvatore Inserillo. Un'altra curiosità, sa per caso a cosa si deve la denominazione dei 300 che accompagnava quella loggia particolare e super segreta? Onestamente no, ma comunque era sempre un numero che doveva essere un numero sempre col 3, però non ho un quindi multiplo rientrava nei simbolismi esoterici. E arriviamo a un personaggio che lei ha ripetutamente menzionato